Non so tu, ma io uso un sacco Telegram per comunicare praticamente con chiunque, amici, parenti, colleghi, collaboratori e in qualche caso anche con qualche cliente. Secondo me è un modo economico, divertente, immediato e veloce per comunicare. Ho detto veloce? Sì, lo è se non stai camminando su un marciapiede affollato e magari pieno di lampioni in cui potresti andare a sbattere. Oppure lo è se non stai cucinando o se con l'altra mano non stai tenendo al guinzaglio un cane che tira come una locomotiva. Parlo di registrazioni che riescono a essere più veloci e più efficaci di un sacco di messaggini faticosamente scritti. Sì, perché dal mio punto di vista con le parole scritte non si può modulare il tono, non si possono enfatizzare dei concetti, se non per l'appunto scrivendo dei testi lunghi, articolati, faticosi, soprattutto per chi non ha le dita rapidissime del più agile dei nativi digitali. Con un messaggio vocale, invece, i possibili misunderstanding si riducono drasticamente, il messaggio arriva diretto con il minimo sforzo del mittente e del destinatario. Molto spesso un semplice messaggio audio può essere estremamente più efficace, conveniente e comodo di un messaggio scritto. È vero, verba volant scripta manent, ma io qui non ti voglio parlare di parole sussurrate al vento, voglio invece parlarti di parole registrate e più di precisamente podcast. Ti ho già parlato diverse volte di questo prezioso strumento di marketing. Abbiamo visto infatti quali sono i vantaggi di lanciare un podcast, quali sono i consigli fondamentali, soprattutto per un principiante, e che deve approcciare a questo strumento prima di accendere il microfono e iniziare a registrare. Oggi voglio fare un passo in più, rivolgendomi a tutte quelle persone che nel frattempo hanno lanciato un podcast e che vogliono essere certe di non commettere degli errori fatali tali da dimezzare il loro pubblico. Ma di quali errori sto parlando? Cioè, quali sono gli errori che i podcaster meno esperti si ritrovano inconsapevolmente a commettere? Ecco una lista dei principali capitomboli che tu dovresti evitare di fare. Non conoscere il proprio pubblico. Sì, questo è un errore che accomuna blogger e podcaster, ma con i podcast va detto che capire nel dettaglio chi sono gli ascoltatori reali e ideali è ancora più difficile. Prima di tutto devi capire che il tuo podcast non è fatto per tutti, per il semplice motivo per cui una cosa buona per tutti non può essere realmente buona per nessuno. Mancherebbe infatti di mordente. Gli utenti dei podcast sono alla ricerca di informazioni precise e tu devi capire quali sono le esigenze effettive del tuo pubblico ideale. Ma non solo, dovresti anche interrogarti su quali sono le reali conoscenze dei tuoi utenti. Conoscono i termini tecnici del tuo settore? Qual è il loro grado di istruzione? Puoi permetterti di citare delle opere capitali dandone per scontata la conoscenza? Ma non è tutto qui, ovviamente. Per approcciarti al meglio al tuo pubblico dovresti capire se si tratta di donne, di uomini, di giovanotti, di adulti, di nerd, di sportivi, di dipendenti, di imprenditori. Tutte le informazioni che riuscirai a raccogliere sul tuo pubblico ti potranno essere molto utili per confezionare al meglio il tuo messaggio. Non essere coerente a livello di tono. Il tono deve essere coerente tra un episodio e l'altro dei tuoi podcast. Hai mai visto un episodio della serie Friends in cui l'ambientazione è da film horror? Hai mai letto un libro comico scritto da Stephen King? Hai mai sentito gli AC/DC intonare un pezzo di liscio? Immagino di no. Allo stesso modo, nemmeno tu devi spiazzare il tuo pubblico con un tono differente rispetto a quello usato negli episodi precedenti, i quali per l'appunto hanno spinto il tuo pubblico ad ascoltare anche l'ultima delle tue puntate. Questa qui sarebbe una leggerezza che potrebbe farti perdere un alto numero di ascoltatori. Non essere autentico. Lo sai già, prima di lanciare un podcast è sempre consigliabile ascoltare tutti i podcast possibili relativi alla propria nicchia. Perché? Per capire quali sono gli spazi residui in cui infilarsi, nonché per comprendere come differenziare la propria offerta da quella degli altri podcaster. Ora che hai già avviato il tuo podcast e che hai già pubblicato qualche episodio, puoi analizzare nel modo più oggettivo possibile il lavoro che hai fatto, cercando di capire se ti sei effettivamente differenziato dagli altri. Se le tue registrazioni non fanno che replicare quanto già detto da altri, stai decisamente sbagliando qualcosa. Non mantenere le promesse, implicite o esplicite che siano. Un podcast di successo sa creare una routine. Sì, c'è chi ascolta i tuoi episodi durante la corsetta del giovedì, chi collega lo smartphone all'autoradio mentre la domenica va a pranzo dai genitori e chi li ascolta magari il venerdì sera prima dell'aperitivo come degna conclusione di una settimana lavorativa. In tutti questi casi, se abitui i tuoi ascoltatori a una pubblicazione settimanale del tuo podcast, nel momento stesso in cui sgarri, perdi automaticamente dei punti.
Devi infatti considerare il fatto che il tuo pubblico ha tante altre possibilità e se non troverà un tuo nuovo podcast nel momento giusto, quello che è giusto perché tu stesso più o meno consapevolmente avevi fissato, il tuo pubblico sarà costretto a colmare il vuoto rivolgendosi a un altro podcaster. Sei sicuro che poi tornerai indietro da te? Avere un podcast tanto per avere un podcast. Nessuno ti obbliga a lanciare e a gestire nel tempo un podcast, così come nessuno sta di fronte a te con il fucile puntato per obbligarti a scrivere ogni settimana dei post sul tuo blog. Decidere di lanciare un podcast per il semplice fatto che i tuoi concorrenti lo stanno facendo o magari perché è di moda, quindi peggio ancora, non è affatto una buona ragione. E se tu stai già gestendo il podcast senza un motivo preciso e concreto, se stai faticando nel registrare nuovi episodi, se ti ritrovi spesso a posticipare nel tempo la pubblicazione di nuove puntate, ti consiglio di smettere e di dedicarti a qualcos'altro di più produttivo per il tuo business. Non devi vederla come una sconfitta, assolutamente. Semplicemente i podcast non sono fatti per te. Potresti provare a dedicare quel tempo al tuo blog, alle tue newsletter, alla creazione di infografiche, a una strategia di customer retention, all'aggiornamento delle tue competenze. Insomma, a te la scelta. Bene, io ti ringrazio per aver seguito fin qui questo video, ti do appuntamento la prossima settimana, ma prima ti chiedo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui prossimi video. Per adesso è tutto, alla prossima, grazie, ciao!